Buongiorno a tutti, ci troviamo a Reggio Emilia per il 7° meeting internazionale QL, composto in prevalenza da italiani, ma comunque sono presenti anche altri rappresentanti di nazioni europee, e iniziamo con una serie di mini conferenze, la prima delle quali sarà tenuta da Stuart Honeyball della Miraculous Systems, che ci parlerà dei suoi progetti futuri e anche di quelli presenti un po' più a breve termine. Ok, prego. Good afternoon. Today I can talk about two items, both of which do not actually exist yet, but one is hopefully coming into existence fairly soon, and that is the QXL Gold. This is the prototype of the QXL Gold, and I'll just briefly go through what it consists of. Right, it's a card to replace the QXL. The reason for bringing it out was that the parts to make up the QXL have increased in price by quite a lot just recently, and also the delivery time on the processor for the QXL has gone out to about 6 months. Okay, yeah. You have two products That I'm speaking about. One is the QXL. Allora, oggi Stuart Honeyball ha con sé due prodotti da presentare sui quali sta lavorando. Il primo è la QXL Gold, che è l'adattatore che vediamo in forma prototipale, che sarà prodotto entro brevissimo, entro poche settimane, e pone rimedio al problema che si è verificato di recente e che ha condotto alla cessazione della produzione della QXL, e cioè l'aumento del prezzo dei chip di RAM, un aumento molto forte, e l'allungamento dei tempi di consegna del processore 68040 versione C, sul quale era basata la scheda QXL. Right, the QXL Gold plugs into the ISA slot, just as the QXL used to. This here is the ISA slot, and it requires a gold card or super gold card to be plugged into this connector here. So it requires a full-length slot of the PC, and what it does is it has a very simple interface on it that allows the PC to use the processor and memory of the gold card or super gold card to run the QL programs. La QXL Gold non è altro che un adattatore che si infila nel bus ISA di qualsiasi PC e che tramite alcuni chip di logica e di controllo permettono di far utilizzare al PC il processore e la memoria montata o su una gold card o su una super gold card, che va ovviamente infilata nel connettore di espansione posto al termine della QXL Gold, e serve uno slot a tutta lunghezza. Quindi ad esempio la prima conseguenza è che una scheda così, QXL Gold unita a una gold card o a una super gold card, non ci sta fisicamente dentro agli slot di alcuni portatili dove invece riusciva ad entrare la QXL, come è il caso del laptop della Amstrad. The operating system will be SMSQ, the same one that was supplied with the QXL. Hopefully Jochen and so on will be bringing out SMSQE for it at some stage. And I better specify what the differences are between the QXL Gold and the QXL. Firstly, the most obvious difference would be the speed. The speed of the QXL Gold will depend on whether you have a gold card or a super gold card plugged into it, and it will go at roughly the same speed that the gold card or super gold card run when they run inside a QL.
Yeah, Dunque allora, con la scheda viene fornito un sistema operativo, poiché a differenza del QL dove la Golka e la Super Golka sono infilati in un vero e proprio computer, qui sono infilati su un semplice adattatore. Il sistema operativo è l'SMSQ, praticamente la stessa versione della già utilizzata con la QXL. Si augura che Jochen-Merz produca una versione, anche una versione dell'SMSQ-E che funziona con questa QXL Gold. Per quanto riguarda la velocità, essa sarà più o meno quella della scheda che è infilata sulla QXL Gold, quindi a seconda dei casi la stessa velocità della Golka oppure quella della Super Golka, rispettivamente un quarto e un mezzo di quella della QXL. Another difference I must point out is that it will not be having the network on it. Purtroppo non c'era network. Also, the screen resolutions will be different depending on whether you plug a gold card or a super gold card into it. La risoluzione grafica sarà diversa a seconda che si utilizzi una gold card oppure una super gold card, quindi vuol dire che avremo qualcosa in più in aggiunta alla normale risoluzione di 512x256 pixel classica del QL. Questo in tutti e due i casi? Right, the resolutions available with the gold card will be the 512 by 256 of the QL and the 640 by 350 EGA mode. With the Super Gold card plugged in, you will get those plus the 640 by 480 and the 800 by 600. Le risoluzioni disponibili saranno aggiuntive rispetto a quelle del QL, saranno 640x350 corrispondente alla grafica EGA sulla Gold Card e 640x480 e 800x600 con la Super Gold Card. I colori sempre gli stessi, 8 e 4. The same color. The same colors. Yes. Sì, i colori sempre quelli, 4 o 8 a seconda del modo grafico. Sì. One of the major advantages that this will have over the QXL is that it will access the PC using bus mastering, which is something that a lot of people asked us for on the QXL. So this will be able to access the peripheral chips, etc. of the PC directly. Allora, rispetto alla QXL, la QXL Gold utilizza la tecnica del bus mastering per accedere per comunicare con il PC. Questo gli permette di pilotare direttamente le periferiche del PC. For example, you can access the hard disk directly at DOS files. Right, not really DOS files, but you can access any of the I/O ports directly. Sì, gli ho chiesto se è possibile avere un accesso ad esempio sull'hard disk, andare a leggere direttamente i file DOS, mi ha detto non più o meno quello, ma quanto piuttosto un accesso diretto alle porte di input-output. For example, if you... An example of the advantage over the QXL. Right, it's really for people who write their own machine code programs and want to access certain I/O ports. Maybe they want to access the serial port directly, or maybe they do want to access the maybe a SCSI directly, etc. That sort of thing. Praticamente il vantaggio più immediato è per tutti coloro che sono in grado o hanno voglia di scrivere device driver a basso livello che accedono direttamente all'hardware. Con la QXL mi pare di capire non si possa fare, o meglio bisogna passare obbligatoriamente attraverso un file che si occupa di comunicare tra la scheda e il PC, mentre qui è possibile l'accesso diretto. Right, the price is £100 and that's a fully inclusive price, and I hope it will be available in about the middle of December. I am actually taking orders for it at the moment if anybody is interested. Allora, il prezzo è di 100 sterline e la disponibilità è prevista per la metà del mese di dicembre. Accetta ordini in anticipo, anche adesso, anche perché mi pare, anticipo forse una sua prossima frase, che la produzione non continuerà nel prossimo anno. Are you going to continue to produce it in next year or not? Right, that does depend. I haven't decided yet.
non ha ancora deciso se continuerà o meno a produrla dall'inizio del prossimo anno, perché incombe la sua direttiva CE, che a seconda dei casi può essere un no, oppure qualcosa da bypassare, eccetera. One question? Volevo sapere se secondo Stuart questa tecnica di mass mastering permette anche di migliorare le prestazioni di I/O che su alcuni Excel erano piuttosto carenti. Do you think that mass mastering, this technique, can improve I/O, transfer of files and so on? Yes, the problem with the QXL was really the accessing of the screen, and I think with the bus mastering that the screen access should be sped up by quite a bit, so the screen updating should be much smoother. Allora, ritiene che l'aggiornamento dello schermo sarà molto più fluido, molto più veloce con questa tecnica del bus mastering. What about the loading speed from hard disk? Right, that will probably be sped up as well, but I don't know yet. Probabilmente verrà anch'esso velocizzato, ma non è ancora sicuro. Okay, that just about covers the QXL Gold. E Questo è tutto quanto riguarda la QXL. In effetti praticamente non è datore, non c'è molto altro da dire. Okay, it does cover it. Right. Okay, another thing I want to just very briefly talk about, because this is into the future rather a lot, and that is that I hope sometime next year, probably towards the end of next year, come up with another product. As you all know, we have the EMC directive in Europe now, and I intend to get a product which will be compliant, and what I want to do is a replacement to the QXL, but a very high-powered replacement. What I've got in mind at the moment is a card that will plug into the PCI bus, which just about all PCs these days come supplied with, and will have a 8060 on it, and so something like that should run QL programs at about 100 times faster than they do on the original unexpanded QL. Allora, l'altro prodotto di cui parla molto brevemente, è un prodotto che ha per ora solamente in mente, qualche specifica generica eccetera, è una nuova scheda sostitutiva della QXL che dovrebbe essere pronta circa alla fine del 1996. Si tratta di una nuova QXL che si innesta nel bus PCI e che monta il processore 68060. Ritiene che la velocità potrà essere pari a 100 volte quella del QL originario, praticamente il quadruplo della QXL che va a 25 volte la velocità del QL originario. Yes, the painful bit of this product is going to be the price, which is going to be very high by QL standards. Il prezzo di questo prodotto sarà purtroppo molto alto rispetto agli standard, ai livelli in cui ci siamo abituati, aggiungo io, siamo abituati molto bene con prezzi molto bassi rispetto alla concorrenza per prodotti analoghi nel nostro mondo. Ecco, un'altra cosa, una probabile componente dell'alto prezzo sarà dovuta alla necessità di far superare alla scheda i test di compatibilità elettromagnetica che dall'inizio del prossimo anno saranno obbligatori per mettere in vendita prodotti simili. Non è che in questo discorso del prezzo interferisce anche il fatto che il 68060 non avrà la stessa diffusione del 68000 e del resto della famiglia del 68000? He thinks that maybe part of the high price is due to the higher cost of the O60. That's right, the O60 is of course a very expensive chip. And what about going on the O40 instead? well, the O40 is nowhere near as powerful as the O60. I mean, the O60 would give us something like about 4 times greater speed, I think. It'll be much more, much better. It'll be much better value because it'll be, although it'll cost more, it'll be many times faster than how much more it costs.
mi dice che in effetti parte del prezzo alto è dovuto alla scelta del 68.060 che costa di più. Gli ho detto, e perché non pensare di montare al posto del 68.060 un 68.040? Lui mi ha detto che con il differenziale di prezzo il guadagno in termini di valore aggiunto, cioè di maggior potenza, è ancora più alto, quindi vale la pena, visto che uno dovrebbe spendere già parecchio, spende un tantino in più e ha però un sistema molto ma molto più potente. Yeah, it's about 2.5 times more expensive, but 4 times more powerful than something. That sort of thing, yeah. Costa il doppio ma è 4 volte più veloce. Right. Well, I think that's all I really want to say on that at the moment. As I say, no work has been done on this product as yet, and so it is very much in the future. But I thought I'd share with you what I have in mind at the moment. Thank you very much. Okay. Ok, thank you. Ok, lo ringraziamo. I hope to see you next year. And how much RAM on the forthcoming PCI QXL? Right. I mean, these are the sort of details that are very difficult to sort of talk about at the moment. But it will probably be supplied without any RAM and use the RAM over the PCI bus. But it depends on. It does depend on what sort of performance that gives us with QL programs and stuff like that. And there will be a facility on it for adding its own memory. Allora, a seconda di quelle che saranno le rese velocistiche della scheda, sarà possibile o utilizzare la RAM del PC tramite il bus PCI che va a 33 MHz e quindi è molto veloce, oppure, probabilmente guadagnando ulteriormente velocità, della RAM montata sulla scheda. La scheda di suo verrà venduta senza RAM. Quindi, I presume it will have at least one sort of industry standard SIMs. Yeah, I mean, certainly that's the way I would go now, yes, is for SIMs, yeah. Ok, sì, praticamente mi conferma che avrà quantomeno uno slot per memoria SIM standard del PC, in aggiunta alla possibilità, analogamente a quello che avviene con la scheda per PC che si monta nei Macintosh, che può usare o la RAM del Macintosh per un 20%, 30% di velocità, oppure la sua montata proprio sulla scheda. Ok, thank you very much. Thanks a lot. Ora passiamo. Come? Yes. Yes, well, I wonder if we could just say that there are some QXLs available if anybody needs them. Have you got some QXLs? Not with me, but there is a place where you can get them, and if anybody wants to know, I can tell them. Allora, c'è un posto nel Galles I think they're likely about £400. This is only the high price of the parts. C'è un posto nel Galles dove ci sono delle QXL da 4 MB a 400 sterline, se qualcuno è interessato lui ha l'indirizzo e al quale quindi ci si può rivolgere direttamente per l'acquisto. Right. Ok, costano 400 sterline, un prezzo un po' altino, in effetti, ma purtroppo sono aumentati, non è una balla che siano aumentati i prezzi dei chip, infatti si riflettono su questo. Eravamo purtroppo abituati molto bene in passato e quindi adesso scontiamo un po' questo effetto di caro prezzo. Ok.